Lezione 1. Organizzazione della dispensa. Anna, volevo riorganizzare la mia dispensa. Oh, è un'ottima idea. Tenere la dispensa organizzata può essere molto utile. Esattamente. Faccio fatica a trovare qualcosa ultimamente. Posso capirlo. Una dispensa disorganizzata può essere piuttosto frustrante. Sì, e potrei anche etichettare i contenitori in modo da poter trovare facilmente le cose in futuro. Questo è un ottimo suggerimento. L'etichettatura dei contenitori lo renderà molto più semplice. Penso che farà una grande differenza. Voglio essere in grado di localizzare rapidamente gli oggetti. Assolutamente. Una corretta organizzazione ed etichettatura possono far risparmiare molto tempo e fatica. Non vedo l'ora di sistemare tutto. Sarà un progetto soddisfacente. Lezione 2. Godersi il soggiorno. Anna, ho sentito che presto partirai per un viaggio. Sì, è vero. Non vedo davvero l'ora. Meraviglioso. Dove sei diretto? Starò in un delizioso resort per una settimana. Sembra delizioso. Spero che vi divertiate moltissimo. Grazie. Sono sicuro che lo farò. Il resort è altamente raccomandato. È bello sentirlo. Sono sicuro che gli alloggi saranno di prim'ordine. Lo spero senz'altro. Non vedo l'ora di rilassarmi. Goditi il tuo soggiorno. Assicurati di scattare molte foto da condividere al tuo ritorno. Lezione 3. La riservatezza è importante. Anna, ho una questione delicata che vorrei discutere con te. Certo, John. Sono qui per ascoltare. Riguarda un progetto riservato a cui sto lavorando. Capisco. Ti assicuro che tutto ciò che condividerai rimarrà riservato. Lo apprezzo. Il progetto prevede alcune informazioni delicate. Capisco. State tranquilli. Non rivelerò nulla senza il vostro permesso. Grazie, so di potermi fidare di te per questo. Assolutamente. La tua fiducia in me significa molto. Va bene, lascia che ti spieghi i dettagli. Lezione 4. The Mansion. Anna, hai saputo della villa che è stata appena venduta? Ciao John. No, non l'ho fatto. Che ne dite? Aveva 98 camere, 3 piste da bowling, 30 bagni e 25 caminetti. Wow, è una bella proprietà. Non riesco a immaginare il costo di mantenere una cosa del genere. A quanto pare, è stato venduto per oltre $5.000. 5.000 dollari? Sembra incredibilmente basso per una villa con così tanti servizi. Hai ragione, mi scuso. In realtà è stato venduto per $5 milioni. Ah,
Questo ha molto più senso. Che proprietà stravagante. Infatti. Mi chiedo a chi servirebbe una casa così grande. Forse un ricco magnate degli affari o una celebrità. Questi tipi di individui hanno spesso gusti sontuosi. Vero. Sarà interessante vedere cosa farà il nuovo proprietario con la proprietà. Lezione 5. Mobili a prezzi accessibili. Anna, sono andata a fare acquisti di mobili durante il fine settimana. Oh, com'è andata? Hai trovato qualcosa di buono? In realtà è stato piuttosto divertente. Sono riuscito a trovare alcuni pezzi convenienti di cui sono davvero entusiasta. È bello sentirlo. L'acquisto di mobili a prezzi accessibili può essere incostante. Lo so, giusto? Ma questa volta sono stata fortunata. Il negozio aveva delle ottime offerte. Sono lieto che tu sia riuscito a trovare quello che cercavi. Arredare una casa può essere piuttosto costoso. Assolutamente. Questi nuovi pezzi ravviveranno davvero il mio spazio abitativo. È meraviglioso. Sono sicuro che la tua casa sarà fantastica con i nuovi mobili. Non vedo l'ora di mostrartelo. Forse puoi venire da me e darmi la tua opinione. Lezione 6. Spedizioni e contratti. Il nostro cliente richiede la spedizione espressa per questo ordine. Possiamo accontentarlo? Assolutamente. Prenderò le disposizioni necessarie per una consegna rapida. Eccellente, definiamo i dettagli del contratto in modo da poter procedere. Certo, ho l'ultima bozza pronta. Rivediamo i termini chiave? Sì, per favore. Voglio assicurarmi di catturare tutto con precisione. Ok, il contratto prevede una durata di 6 mesi con un'opzione di rinnovo. Il prezzo mi sembra buono. Concordato. E il programma di consegna è in linea con le esigenze del nostro cliente? Sì, le opzioni di spedizione standard ed espressa sono chiaramente delineate. Perfetto, penso che siamo pronti a farlo firmare ed eseguire allora. Lezione 7. Fitness e abitudini salutari. Avevo intenzione di tornare ad allenarmi regolarmente. È fantastico. Che tipo di routine di allenamento stai pensando di provare? Sto pensando di iniziare con un po' di cardio leggero un paio di volte a settimana. Dovresti assolutamente provarlo. Il cardio è un ottimo modo per migliorare la tua forma fisica. Sono d'accordo e so che mi aiuterà a sentirmi più sana in generale. Assolutamente. Sviluppare abitudini sane può fare una grande differenza. Esattamente. Spero che questo diventi una parte sostenibile del mio stile di vita. Sono sicuro che lo farà. Ricorda solo di iniziare lentamente e di essere costante. Un progresso giusto, lento e costante è fondamentale. Sono entusiasta di ricominciare. Lezione 8. Immagine corporea e accettazione di sé.
Ultimamente ho notato alcune tendenze preoccupanti sull'immagine corporea nei media. Sì, sfortunatamente alcune donne sentono ancora un'immensa pressione per essere estremamente magre. È davvero preoccupante. Dovremmo promuovere ideali più sani e inclusivi. Sono completamente d'accordo. Tutti meritano di sentirsi a proprio agio nella propria pelle. Esattamente. L'ossessione per standard di bellezza irrealistici è così dannoso. Assolutamente. Dobbiamo incoraggiare l'accettazione di noi stessi e celebrare la diversità. Sicuramente. È importante concentrarsi sul benessere generale, non solo sull'aspetto. Sì, la vera bellezza viene da dentro. Dovremmo abbracciare le nostre qualità uniche. Assolutamente. Spero che possiamo spostare la conversazione in una direzione più positiva. Lezione 9. Goffaggine e umorismo. Sai, ho la peggiore abitudine di rovesciare le cose. Oh davvero? Che tipo di contrattempi hai avuto? Beh, proprio l'altro giorno stavo bevendo succo di frutta e mi mancava completamente la bocca. Oh no, posso solo immaginare il disordine che deve aver causato. È stato terribile. Succo di succo sulla camicia, sul tavolo, ovunque. Ah, oh cielo. Sono sicuro che sia stato uno spettacolo piuttosto divertente per chiunque lo guardasse. Sì, sono sicuro che abbia fornito un po' di intrattenimento a mie spese. Sono così maldestro a volte. Beh, almeno puoi riderci sopra. Incidenti del genere fanno tutti parte della vita. Questo è vero. Cerco di non prendermi troppo sul serio. Devo essere in grado di divertirmi. Lezione 10. Sport e risultati. L'altro giorno stavo leggendo di un incredibile atleta femminile. Oh, chi era? In che sport eccelleva? Era Annika Sorenstam. Ha rivolto la sua attenzione atletica principalmente al golf. Ah sì, la conosco. Ebbe un enorme successo in quello sport. Assolutamente. Ha dominato completamente l'LPGA Tour per molti anni. È così impressionante. Il golf richiede una tale precisione e abilità. Lo fa. E il fatto che sia riuscita a raggiungere quel livello di dominio è notevole. Sicuramente. È stimolante vedere le atlete raggiungere le vette del loro sport. Sono d'accordo, i suoi successi sono una testimonianza della sua dedizione e del suo talento. Lezione 11. Acquisti online di forniture per ufficio. A proposito, hai provato a fare acquisti online per articoli per ufficio? No, non l'ho fatto. È una buona opzione? Assolutamente. È così conveniente. Puoi trovare un'ampia varietà di prodotti e confrontare facilmente i prezzi. Questo è interessante. Che tipo di forniture per ufficio acquisti di solito online?
Bene, ordino cose come carta per stampanti, penne, cucitrici e persino alcuni accessori tecnologici. Questo è fantastico. Trovi che i prezzi online siano migliori rispetto a quelli in negozio? Sì, sicuramente. E la selezione è molto più ampia. Di solito riesco a trovare esattamente ciò di cui ho bisogno. Mm, allora potrei doverlo provare. Hai qualche negozio online preferito che consigli? Ho avuto buone esperienze con Amazon e il sito web di Office Depot. Entrambi hanno interfacce facili da navigare. Meraviglioso. Darò un'occhiata. Grazie per i consigli. Nessun problema. Fatemi sapere se avete altre domande sull'acquisto di articoli per ufficio online. Lezione 12. Colazione in viaggio. La colazione da asporto è meravigliosa. A che ora devo richiedere? È un'ottima idea. Suggerirei di richiederlo intorno alle 7:30. Perfetto, dovrebbe darmi abbastanza tempo per andare in ufficio. Eccellente, che tipo di prodotti per la colazione avevi in mente? Pensavo magari a un panino per la colazione e della frutta fresca. Oh, sembra delizioso. Un inizio di giornata equilibrato e soddisfacente. Esattamente. Hai preferenze sul tipo di panino per la colazione? Mm, sceglierai uova e formaggio su un muffin inglese integrale. Meraviglioso, mi assicurerò di includerlo. C'è altro che vorresti che aggiungessi? Forse anche dello yogurt o un muffin, solo per avere alcune opzioni. Ho capito, mi assicurerò di coprire tutte le basi. Sarà un'ottima colazione. Lezione 13. Architettura di Las Vegas. L'hotel di Las Vegas ha una replica di 50 piani della Torre Eiffel. L'hotel Luxor ha cosa? Ah, l'Hotel Luxor ha una grande struttura piramidale, vero? Sì, è vero. È un edificio a forma di piramide di 30 piani. Affascinante. Ho sempre voluto visitare Las Vegas e vedere un'architettura unica. È davvero unico nel suo genere. Gli hotel che vi si trovano si spingono davvero oltre i confini del design. Posso immaginarlo. Quali altre importanti caratteristiche architettoniche ci sono a Las Vegas? Beh, l'hotel veneziano ha delle repliche dei canali e delle gondole di Venezia. Wow, deve essere una vista incredibile. È come essere trasportati in Italia. Esattamente. E l'MGM Grand ha un'enorme statua di leone in bronzo all'ingresso. Incredibile. Las Vegas sembra essere un centro di architettura creativa e stravagante. Assolutamente. È una gioia per gli occhi, questo è sicuro. Lezione 14. La ferrovia transcontinentale. La ferrovia transcontinentale ha una lunga storia in Canada e negli Stati Uniti durante il XIX secolo. In effetti, la costruzione della ferrovia transcontinentale è stata una conquista monumentale.
Collegava le parti orientali e occidentali dei paesi, facilitando il commercio e i viaggi. Assolutamente. Ha svolto un ruolo cruciale nella crescita e nello sviluppo di entrambe le nazioni. Sicuramente. Sai quando è stata completata la prima ferrovia transcontinentale? Se non sbaglio, la prima ferrovia transcontinentale negli Stati Uniti fu completata nel 1869. È corretto. La famosa cerimonia Golden Spike ha segnato il completamento. Affascinante. Mi piacerebbe saperne di più sulle sfide e le innovazioni legate alla costruzione di queste estese reti ferroviarie. Anch'io. È un'incredibile impresa ingegneristica, considerando il terreno accidentato che hanno dovuto attraversare. Posso solo immaginare gli ostacoli logistici e tecnici che hanno superato. Una vera testimonianza dell'ingegno umano. Assolutamente. La ferrovia transcontinentale è un simbolo di progresso e unità. Lezione 15. Preferenze culinarie. Questa è un'ottima idea. Di che tipo di cucina hai voglia? È una scelta difficile. Ho voglia di provare qualcosa di nuovo ed eccitante. Ok, vediamo. Che ne dici di un autentico cibo messicano? C'è un nuovo ottimo ristorante in città. Oh, il messicano sembra delizioso. Adoro i sapori e le spezie vivaci. Fantastico, farò una prenotazione. Hai qualche piatto particolare che ti piace? Sono un grande fan dei tacos, ma sono disponibile anche a provare altre specialità regionali. Eccellente, il ristorante ha un menù vario con molte opzioni. Forse possiamo condividere alcuni piatti diversi? Sembra perfetto. Non vedo l'ora di esplorare la profondità della cucina messicana. Ottimo, allora è deciso. Mi occuperò della prenotazione e potremo immergerci in nuove avventure culinarie. Non vedo davvero l'ora. Sarà un'esperienza culinaria divertente e saporita. Assolutamente. Sarà una grande opportunità per ampliare i nostri palati. Lezione 16. Celebrare le piccole vittorie. Sai, ho festeggiato una piccola vittoria ieri. Mi sentivo davvero bene. Oh, che cos'era? Finalmente ho organizzato i cassetti della mia scrivania. È stato un disastro per mesi. È meraviglioso. Le piccole vittorie sono così importanti. Assolutamente. Sono le piccole cose che si sommano. Sono d'accordo, cerco di celebrare questi traguardi, non importa quanto piccoli siano. È una buona abitudine da prendere. Ti mantiene motivato. Sicuramente. Qual è la tua prossima piccola vittoria a cui stai lavorando? Voglio finalmente pulire il mio armadio. È in ritardo. Bello. Sarà così rinfrescante. Sì, non vedo l'ora. Attraversare piccoli ostacoli è così soddisfacente.
Sono orgoglioso di te per averlo riconosciuto. È una mentalità importante. Grazie. Sono lieto che entrambi apprezziamo il valore delle piccole vittorie. Lezione 17. Speleologia e cucina locale. Sono andato a fare speleologia lo scorso fine settimana. È stata un'esperienza incredibile. Wow, sembra davvero avventuroso. Ti è piaciuto? Assolutamente. Le grotte erano affascinanti e la sfida era elettrizzante. Hai provato qualche tipo di cucina locale mentre eri lì? Sì, l'ho fatto. I piatti regionali erano deliziosi. Questo è fantastico. Esplorare il cibo locale è metà del divertimento del viaggio. Sono d'accordo, ti immerge davvero nella cultura. Sicuramente. Qual era il tuo piatto preferito che hai provato? Lo stufato tradizionale che servivano era incredibile. Così saporito. Nam, sembra meraviglioso. Dovrò aggiungerlo alla mia lista dei desideri. Lo consiglio vivamente. L'intera avventura speleologica è stata indimenticabile. Lezione 18. Input alla progettazione del prodotto. Penso che dovremmo avere più input sul design del prodotto. Sembra giusto. Quali aspetti specifici aveva in mente? Forse potremmo fornire un feedback sulle combinazioni di colori e sui layout. Buona idea, ciò contribuirebbe a garantire che sia in linea con le preferenze dei clienti. Esattamente. E potremmo anche suggerire miglioramenti ergonomici. Sicuramente. Utilizziamo il prodotto quotidianamente, quindi le nostre informazioni potrebbero essere preziose. Assolutamente. Penso che porterebbe a un risultato finale migliore. Sono d'accordo, potremmo avere voce in capitolo anche nel design del packaging? Questo è un ottimo punto. La confezione è la prima impressione. Precisamente. Dovremmo proporre anche alcune opzioni creative. Suona bene, metterò insieme alcune idee da condividere con il team. Lezione 19. Adeguamento delle scadenze. Dovremmo anche prendere in considerazione la possibilità di modificare alcune scadenze? Questo è un punto giusto. Quali scadenze specifiche ti preoccupano? Alcuni sembrano troppo stretti, soprattutto con l'avvicinarsi delle vacanze. Capisco. La sovrapposizione con le festività potrebbe causare alcuni problemi. Esattamente. Vogliamo assicurarci che la qualità non sia compromessa. Assolutamente. Allentare un po' queste tempistiche potrebbe essere prudente. Sono d'accordo, ridurrebbe lo stress inutile per la squadra. Sicuramente. Rivediamo il programma e proponiamo alcuni aggiustamenti. Ottima idea, prenderò i dettagli e li esamineremo insieme. Suona bene, sarò lieto di fornire il mio contributo su una tempistica realistica.
Eccellente, apprezzo la tua attenzione su questo argomento. Lezione 20. Sciarpe accoglienti. Preferisco una sciarpa lunga e accogliente con un motivo alla moda o in tinta unita. È un'ottima scelta. Le sciarpe possono davvero migliorare un outfit. Assolutamente. Aggiungono calore e stile. Sono d'accordo, hai un materiale o tessuto preferito? Tendo a scegliere miste morbide in cashmere o lana. Sono opzioni eccellenti. Sono così lussuose e comode. Sicuramente. Trovo che durino anche molto più a lungo. Buon punto. La qualità rispetto alla quantità è importante con gli accessori. Esattamente. Preferisco investire in qualche sciarpa di alta qualità. Anch'io. Sono un accessorio così versatile e pratico. Assolutamente. Non vedo l'ora di aggiornare la mia collezione di sciarpe. Lezione 21. Esplorazione dei deserti e delle praterie. Hai mai visitato i deserti e le praterie del Texas? No, non l'ho fatto. A cosa assomigliano? I deserti sono vasti, con dune ondulate e vegetazione rada. Sembra molto diverso dalle foreste lussureggianti a cui sono abituato. Infatti. Le praterie, invece, sono vaste praterie. Affascinante. Che tipo di fauna selvatica puoi trovare in queste regioni? Puoi avvistare coyote, lepri e l'iconica lucertola cornuta del Texas. Wow, è una gamma piuttosto diversificata di animali. Mi piacerebbe vederli un giorno. È una parte unica e bellissima del paese. I tramonti sono mozzafiato. Posso immaginarlo. Esplorare i deserti e le praterie sembra un'avventura. Certamente lo è. La vastità e la tranquillità sono piuttosto trasformative. Sono incuriosito. Forse possiamo programmare un viaggio insieme qualche volta. È un'idea meravigliosa. Sarei lieto di mostrarvi le meraviglie del Texas. Lezione 22. Abbracciare il cambiamento. I cambiamenti che avvengono nella nostra vita possono essere piuttosto impegnativi. Sono d'accordo, il cambiamento può essere un mix di nervosismo ed eccitazione. Assolutamente. È naturale essere preoccupati per l'ignoto. Ma il cambiamento può anche portare a nuove opportunità e crescita. Questo è vero. È importante avere una mentalità aperta e adattabile. Esattamente. Accettare il cambiamento, piuttosto che opporvi resistenza, è spesso l'approccio migliore. Trovo che concentrarsi sui potenziali vantaggi possa rendere la transizione più agevole. Sì, mantenere una prospettiva positiva è fondamentale. Il cambiamento può essere gratificante se lo affrontiamo con coraggio. Sono lieto che siamo d'accordo su questo punto. Affrontare insieme i cambiamenti può fare la differenza.
Lezione 23. Esplorando l'arte della pittura. Hai qualche esperienza con la pittura? In effetti, ho seguito alcuni corsi d'arte in passato. È meraviglioso. Con quali mezzi hai lavorato? Mi sono cimentato con colori ad olio, acquerelli e acrilici. Impressionante. Quale ti è piaciuto di più? Ho trovato la fluidità degli acquerelli particolarmente accattivante. Capisco il fascino. Catturare l'interazione di luci e ombre deve essere una sfida. Assolutamente. Richiede un tocco delicato e un occhio attento ai dettagli. Immagino che dipingere paesaggi o ritratti sarebbe molto gratificante. Sì, il processo di dare vita a una visione sulla tela è incredibilmente appagante. Sono incuriosito. Forse potresti insegnarmi una o due cose sulla pittura. Lezione 24. Collaborare a un progetto. Sono lieto di vedere i progressi che abbiamo fatto su questo progetto. Sì, la tua attenzione ai dettagli e la completezza sono stati inestimabili. Grazie, apprezzo il tuo contributo e il tuo spirito collaborativo in ogni fase. Il lavoro di squadra è essenziale per affrontare in modo efficace compiti complessi. Non potrei essere più d'accordo. La combinazione dei nostri punti di forza e delle nostre competenze ha fatto la differenza. Assolutamente. Sono lieto che siamo riusciti a mettere in discussione le nostre diverse prospettive. Infatti, la sinergia tra di noi ha portato a un piano completo e completo. Sono sicuro che i nostri sforzi porteranno a un risultato positivo. Allo stesso modo, pianifichiamo un incontro per esaminare gli ultimi dettagli? Lezione 25. Pianificare una vacanza. Stavo pensando di organizzare un weekend fuori porta. Cosa ne pensi? Sembra un'idea meravigliosa. Dove avevi in mente? Stavo pensando di fare una gita in montagna o in una città costiera. Entrambe le opzioni sembrano altrettanto allettanti. Quali sono i tuoi pensieri sui pro e contro? Bene, le montagne offrono un ambiente sereno e rigenerante. È vero. E la città costiera offrirebbe un'atmosfera più vivace e rinfrescante. È una scelta difficile. Qual è la tua preferenza personale? Ho un debole per l'idea di un rifugio costiero. Il suono delle onde è così rilassante. Devo essere d'accordo. L'aria salmastra e le attività sulla spiaggia sembrano piuttosto allettanti. Meraviglioso. Iniziamo a pianificare i dettagli della nostra vacanza al mare? Assolutamente. Sono ansioso di prendere tutte le disposizioni necessarie. Lezione 26. Discussione dei termini e delle condizioni. Ho il contratto qui. Mi sembra giusto. Quali altri termini e condizioni dovremmo prendere in considerazione? Dovremmo rivedere i diritti di proprietà intellettuale.
Come gestiremo eventuali conflitti di interesse? Buon punto. E la clausola risolutiva? Vorremmo avere un processo chiaro per porre fine all'accordo. Assolutamente. Dovremmo anche discutere le procedure di risoluzione delle controversie in caso di problemi. Sì, è importante. Dovremo anche delineare i protocolli di comunicazione. Sicuramente. E non dimentichiamo i requisiti di riservatezza. Bene, dovremo stare molto attenti con le informazioni sensibili. Concordato. Penso che queste siano le aree principali su cui dovremmo concentrarci. Li esaminiamo uno per uno? Sì, facciamolo. Ciò contribuirà a garantire un accordo completo. Lezione 27. Discutere dei pantaloni adatti. Ho bisogno di nuovi pantaloni per il lavoro. Che tipo di pantaloni stai cercando? Qualcosa di comodo e professionale. Hai qualche consiglio? Hai preso in considerazione i pantaloni Premaman? Hanno una cintura elastica molto comoda. Pantaloni Premamen? Non sono incinta. Lo so, ma possono funzionare bene per chiunque desideri una vestibilità più rilassata. È un'idea interessante. Dovrò dare un'occhiata a questo. Sono disponibili in una varietà di stili, quindi dovresti riuscire a trovare qualcosa di adatto per l'ufficio. Va bene, li proverò. Grazie per il suggerimento. Lezione 28. Discussione delle strategie di efficienza. Sto cercando modi per essere più efficiente sul lavoro. Cosa hai provato finora? Beh, sto facendo un sacco di liste di cose da fare, ma mi stanno sfuggendo di mano. Capisco. Hai pensato invece di utilizzare un'app per la gestione delle attività? Un'app? Non sono molto esperto di tecnologia. Non sarà più complicato? Non necessariamente. Molti di essi sono progettati per essere facili da usare e semplificare il flusso di lavoro. È un'idea interessante. Quali altre strategie consiglieresti? Un'altra cosa che mi aiuta è raggruppare attività simili. Fa risparmiare tempo ed energia mentale. Raggruppare le attività? Questo ha senso. Ci proverò. Esattamente. Ti aiuta a evitare di passare continuamente da un tipo di lavoro all'altro. Ottimo, lo implementerò. Grazie per il consiglio. È davvero utile. Lezione 29. Discutere del trasferimento inaspettato. Non posso credere di essermi dovuto trasferire al porto di Sydney con così poco preavviso. Deve essere stato stressante. Hai avuto tempo per prepararti per il trasloco? Assolutamente no. La decisione è venuta all'improvviso e sono dovuta partire immediatamente. Wow, è molto da gestire. Com'è stato arrivare nella tua nuova sede?
È stato un po' scioccante. La foresta arrivò fino alla riva e non ci fu alcun tipo di preparazione. Deve essere stato travolgente. Come ti stai adattando al nuovo ambiente? È stato difficile, ma sto cercando di trarne il meglio. L'ambiente naturale è almeno molto bello. Questa è una prospettiva positiva. Sono sicuro che con il tempo sarai in grado di ambientarti e sentirti più a casa. Lo spero. È stata sicuramente un'avventura inaspettata. Lezione 30. Discutere delle routine di esercizi. Ultimamente ho cercato di allenarmi di più. Hai qualche consiglio per il fitness? È fantastico che ti concentri sulla tua salute. Che tipo di esercizio ti piace? Mi piace andare a fare jogging dopo cena. Mi aiuta a rilassarmi e a rimanere attivo. Fare jogging è una scelta eccellente. È un allenamento semplice ma efficace. Sì, ed è anche conveniente. Anche tu ti alleni regolarmente? Lo faccio. Cerco di andare a correre un paio di volte a settimana e mi alleno anche per la forza. Allenamento della forza? È impressionante. Non l'ho ancora esplorato. È un ottimo modo per costruire muscoli e migliorare la forma fisica generale. Sarei felice di condividere alcune routine con te. Sarebbe fantastico. Cerco sempre di provare cose nuove. Meraviglioso! Possiamo discutere diverse opzioni e trovare un piano di esercizi più adatto a te. Suona bene e non vedo l'ora di ampliare il mio regime di fitness. Lezione 31. L'arte dell'immaginazione. Ho lavorato sodo ultimamente, ma cerco di immaginare cose belle che non ho. Mi aiuta a farcela. Capisco. Immaginare cose belle può essere un ottimo modo per trovare gioia, anche nei momenti difficili. Esattamente. Mi trasporta in un posto migliore, anche se solo per un momento. Faccio la stessa cosa. È incredibile come la nostra mente possa creare scene così vivide e meravigliose. Lo è. Che genere di cose ti piace immaginare? Oh, ogni genere di cose. Splendidi giardini, accoglienti cottage, avventure emozionanti. Le possibilità sono infinite. Sembra meraviglioso. Mi immagino spesso su una spiaggia tropicale, mentre sorseggio una bibita fresca. Sembra adorabile. Adoro immaginarmi mentre esploro nuove città, scoprendo gemme nascoste. Sì, viaggiare in posti lontani è anche un mio sogno ad occhi aperti. È così rinfrescante indulgere in questo tipo di fantasie, vero? Assolutamente. È un ottimo modo per sollevare il morale e rimanere positivo. Lezione 32. Intenzioni e lancio. Nell'Islam, dicono che è l'intenzione di una persona che conta di più. Ah sì, l'ho sentito anche io. Il pensiero alla base di un'azione è così importante.
Esattamente. Non si tratta solo del risultato, ma della mentalità. Questa è una prospettiva preziosa. Ci incoraggia a essere consapevoli delle nostre motivazioni. Precisamente. Ora, ho sentito che stiamo per lanciare una nuova iniziativa sul lavoro. Sei coinvolto? Sì, lo sono. Siamo molto entusiasti del potenziale impatto che potrebbe avere. Meraviglioso. Cosa puoi dirmi sui dettagli? Beh, non voglio condividere troppo pubblicamente, ma è un progetto innovativo che potrebbe davvero fare la differenza. Capisco. Non vedo l'ora di saperne di più man mano che si svolge. Assolutamente. Sono sicuro che sarà un viaggio interessante. Sono sicuro che lo sarà. Questo è un momento emozionante per l'azienda. Lezione 33. Il ruolo del governo. Bene, abbiamo risolto un altro grande dibattito sul ruolo del governo. Sì, è una discussione in corso con molte prospettive da considerare. Assolutamente. Trovare il giusto equilibrio è fondamentale. Sono d'accordo, è una questione delicata che richiede una riflessione ponderata. Infatti. Quali sono i tuoi pensieri in merito? Credo che il governo dovrebbe fornire servizi e garanzie essenziali, ma evitare di esagerare. È una posizione ragionevole. Un coinvolgimento eccessivo o insufficiente può essere problematico. Precisamente. Si tratta di trovare la giusta corda tra supporto e autonomia. Ben detto. È un argomento complesso, ma dobbiamo continuare a esplorare. Concordato. Il dialogo e il compromesso costanti sono fondamentali per trovare la soluzione ottimale. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Queste discussioni sono così importanti. Lezione 34. Esplorazioni culinarie. A proposito di tempo, sto cucinando molto ultimamente. A te che ne dici? Oh, adoro cucinare. È un modo meraviglioso per esplorare nuovi sapori e tecniche. Sono d'accordo, c'è qualcosa di molto soddisfacente nel creare un pasto delizioso. Sicuramente. Che tipo di ricette hai provato? Sto sperimentando ogni tipo di cucina internazionale. È stato molto divertente. È meraviglioso. Ampliare i propri orizzonti culinari è così gratificante. Infatti. Hai scoperto qualche nuovo piatto preferito di recente? Sì, in realtà. L'altro giorno ho preparato un curry thailandese che era assolutamente divino. Oh, sembra adorabile. Dovrò cimentarmi in questo. Sarei felice di condividere la ricetta con te. È abbastanza semplice, ma così saporito. Lo apprezzo. Sono sempre desideroso di imparare nuove abilità culinarie. Lezione 35. Un'avventura nel centro della città.
A proposito, dove devi andare nel centro della città? Oh, ho qualche commissione da sbrigare in centro. Niente di troppo eccitante, ma necessario. Capisco. Beh, se non ti dispiace la compagnia, sarei felice di unirmi a te. È molto gentile da parte tua. Mi piacerebbe stare in compagnia, e magari dopo potremmo fare un po' di esplorazione. Assolutamente. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho avuto la possibilità di passeggiare per il centro della città. Perfetto, possiamo farne una giornata, svolgere i nostri compiti e poi concederci qualcosa di divertente. Sembra un piano. Non vedo l'ora. Meraviglioso. Sarà una bella pausa dalla nostra solita routine. Infatti. Un po' di avventura è proprio ciò di cui abbiamo bisogno entrambi. Sono d'accordo, sarà un modo delizioso di trascorrere la giornata. Non vedo l'ora, sfruttiamolo al meglio. Lezione 36. Courier e Yves Winter scene. Quelle scene invernali di Courier e Ives sono ancora molto popolari, vero? Infatti, incredibile che la gente compri ancora biglietti di Natale con quelle illustrazioni nostalgiche. I paesaggi innevati e le carrozze trainate da cavalli hanno un fascino senza tempo. Assolutamente. L'attenzione ai dettagli è notevole, ancora oggi. Mi chiedo se l'artista abbia mai immaginato che il suo lavoro sarebbe diventato così iconico. Ne dubito. Probabilmente cercavano solo di immortalare la bellezza della stagione. Beh, i loro sforzi sono stati sicuramente ripagati. Quelle scene sono praticamente sinonimo di inverno adesso. Sicuramente. Sono diventati una parte preziosa della tradizione natalizia. Sono felice che le persone apprezzino ancora l'arte e il fascino di quelle stampe di Courier e Ives. Lezione 37. Routine di fitness. Ultimamente mi sto concentrando su una combinazione di cardio e allenamento della forza. Questo è un ottimo approccio. Confondere gli allenamenti mantiene le cose interessanti. Assolutamente. Trovo di vedere risultati migliori quando non mi limito a un solo tipo di esercizio. La varietà è fondamentale per mantenere il corpo stimolato e impegnato. Esattamente. Cerco di alternare tra corsa, sollevamento pesi e allenamenti HIIT. Sembra una routine a tutto tondo. È importante colpire tutti i principali gruppi muscolari. Sicuramente. E il cardio mi aiuta a mantenere un sistema cardiovascolare sano. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio per i tuoi obiettivi di fitness. Assolutamente. Mi sento più forte e pieno di energia di quanto mi senta da un po'. Lezione 38. Avanzi e popcorn. Ho un sacco di avanzi in frigo che devo consumare. Perché non prepari dei popcorn per accompagnarli? È un ottimo spuntino. È un'idea fantastica. Dovrei investire in una buona macchina per popcorn. Sicuramente.
Il mais appena scoppiato è molto meglio di quello confezionato. Sono d'accordo e puoi essere creativo con i condimenti. Assolutamente. Peperoncino in polvere, sale all'aglio o anche un filo di burro fuso. Oh, sembra delizioso. Dovrò sperimentare nuove combinazioni di sapori. È anche un ottimo modo per raddivare quegli avanzi. Hai ragione, abbinarli ai popcorn fatti in casa potrebbe creare un pasto gustoso e soddisfacente. Lezione 39. Ciondoli personalizzati. Stavo pensando di acquistare dei ciondoli personalizzati per i miei gioielli. È una bella idea. Che tipo di ciondoli stavi considerando? Stavo pensando a qualcosa con le nostre iniziali o a una data speciale. Sarebbe così significativo. I gioielli personalizzati sono sempre un bel tocco. Concordato. Mi sembra che aggiunga un elemento personale a qualsiasi pezzo. Sicuramente. È un modo per renderlo davvero unico per te. Esattamente. Hai mai pensato di procurarti qualcosa del genere? L'ho fatto. In realtà, penso che sia un'idea regalo davvero premurosa. Sono d'accordo, è un ottimo modo per commemorare un'occasione o una relazione speciale. Lezione 40. Civiltà e comunità. Mi sembra che la civiltà sia diventata un'arte perduta in questi giorni. So cosa intendi. È così importante, ma spesso trascurato. Esattamente. La civiltà non è solo una tattica o un sentimento, è una scelta. Una scelta di fiducia rispetto al cinismo e alla comunità rispetto al caos. Ben detto. Dobbiamo fare questa scelta più spesso. Sicuramente. Trattarsi l'un l'altro con gentilezza e rispetto dovrebbe essere una priorità. Assolutamente. È la base per una società sana e funzionante. Precisamente. Non possiamo permetterci di perdere di vista questi valori fondamentali. Sono d'accordo, inizia con ognuno di noi che compie uno sforzo consapevole.